Le pialle utilizzate sono le classiche pialle da banco, nella sequenza tradizionale jack, pialla lunga jointer e pialla da finitura smoother. Con la pialla jack andiamo a regolarizzare il pezzo uscito dalla sega a nastro, per cui avremo bisogno di fare un lavoro veloce e di asportare un truciolo abbastanza spesso. Con la pialla jointer, la pialla lunga, andremo invece a livellare il pezzo e a renderlo perfettamente piano. La pialla da finitura, la smoother, serve invece a rifinire il pezzo di legno e a renderlo perfettamente liscio. Con questo tipo di pialla che andremo a fare il lavoro differenziale nelle situazioni difficili. Solitamente utilizzo almeno un paio di pialle da finitura, in modo da adeguarmi alle diverse situazioni di lavoro. Queste due pialle possono sembrare a prima vista uguali, ma hanno un'importante differenza: l'angolo di taglio diverso. Nella pialla di destra l'angolo di taglio è di 45 gradi, un angolo comune utilizzato nelle situazioni di piallatura ordinaria. La pialla di sinistra ha invece un angolo di 50 gradi. Un angolo di taglio più alto è usato di preferenza in situazioni particolari, come legni duri figurati o in situazioni in cui le fibre del legno cambiano direzione in maniera repentina, come può essere il caso dei nodi presenti in alcuni tipi di conifere. Nelle immagini seguenti vedremo la piallatura di un pezzo di abete che presenta proprio al centro due grossi nodi, zone di cui ho avuto ragione proprio grazie all'utilizzo di un angolo di taglio più elevato, in questo caso di 50 gradi appunto. Il metodo della variazione dell'angolo di taglio per avere ragioni di legni difficili è soltanto uno dei metodi utilizzati per risolvere queste situazioni. Di tutti questi metodi ne ho parlato anche nel mio libro Pialle che passione. Adesso vi lascio alle immagini e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!